Buongiorno web amici, benvenuti da Credendario. Oggi faccio un video perché mi avete chiesto davvero in tantissimi come far caricare la nostra moto alla colonnina. Allora, sia la Timbot sia la TC Max oppure altre moto comunque sia non predisposte alla ricarica alla colonnina, non avendo l'attacco Mennekes tipo 2, che è quella diciamo più diffusa, come si può fare? Adesso vi lo spiego in due parole, dopodiché andiamo alla colonnina con tutte e due le moto e vi faccio vedere. Allora, ci va un adattatore. Questo adattatore che vi posso fornire io, se mi chiamate ve lo faccio avere, nessun problema. Questo adattatore è vedete qua, una Mennekes, si chiama così, Mennekes tipo 2, che è l'attacco che va dentro la colonnina, la stessa che usano le auto, non cambia, è sempre quella. Quindi abbiamo l'attacco Mennekes tipo 2 e un'uscita, come vedete qua, asciugo, ok? Questa uscita asciugo cosa consente? Che noi quando attacchiamo questa spina, scusatemi, alla presa della colonnina, abbiamo qua il 220 volt, quindi qua noi attacchiamo il nostro caricatore come se fosse la spina di casa e andiamo a inserirlo direttamente dentro la batteria o dentro la moto. Ovviamente se noi lo carichiamo alla colonnina non possiamo lasciare la batteria lì e mollarla e andare via, e neanche, diciamo così, il trasformatore esterno attaccato alla moto, perché potrebbero staccare e portare via tutto. Quindi diciamo questa è una soluzione più economica e più veloce, nel senso attacchiamo il nostro trasformatore e andiamo a attaccare alla moto come facciamo normalmente a casa nelle box. Ma c'è un'altra soluzione. L'altra soluzione è quella che non abbiamo l'uscita asciugo, ok? Abbiamo un'uscita che Spicon o Powercon, quello che volete, sono indifferenti alla fine, va a gusti, ma sono differenti, come vi dicevo già in un altro video. Facendo in questo modo noi, e attaccando anche lo stesso attacco, quindi maschio qua e femmina alla moto, possiamo tranquillamente andare a collegare direttamente alla moto. Ma ovviamente dobbiamo avere il nostro trasformatore all'interno della moto, se no la stessa cosa, possiamo avere sempre l'attacco ma il trasformatore ci rimane sempre esterno, a meno che abbiamo un bauletto o qualcosa da mettere in modo che non rimane fuori e qualcuno lo può portare via. Se invece noi abbiamo il caricatore interno con l'attacco Spicon o Powercon, io consiglio questi, poi potete mettere quello che volete, sono diffusi, ma se li stacchiamo, se uno non ha lo stesso attacco, per dispetto può staccare il nostro connettore ma non ci può rubare la corrente, ok? E non ci può rubare neanche il cavo, perché se voi vedete qua ha una fessura, e anche qua e qua, queste tre fessure che vedete, nel momento che noi la inseriamo nella colonnina e eroga corrente, viene bloccata, quindi tirandola non viene via, quindi non ce la possono rubare, state tranquilli. Si potrà staccare solo nel momento che dall'applicazione noi diciamo che abbiamo finito la ricarica, schiacciando il tasto sbloccherà questi tre perni e verrà via, quindi tranquilli che non lo ruba nessuno. Però capite che se lo lasciamo in questo modo qua, con un cavo collegato, un asciugo, arriva uno volendo, stacca il cavo che abbiamo e attacca il suo, e quindi non va bene, anche perché l'asciugo diciamo un po' più diffusa. Perciò cambiando questo, mettendo lo Spicon, è già più difficile, ok? Quindi partiamo, come vi dicevo, andiamo alla colonnina e vi faccio vedere intanto la ricarica così con il nostro trasformatore, il nostro caricatore esterno, che è scomodo come vi dicevo, prima perché dobbiamo portarlo, quindi dovremmo avere uno zainetto o un bauletto, mentre nella seconda opzione, quindi nella Timbot che vedete qua e nella mia TC Max, scusatemi, TS Max che vedete lì, sono state fatte, le ho fatte con il caricatore interno appositamente per questo e con il connettore che vi spiegavo prima, che avete già visto in un altro video. Quindi andiamo alla colonnina e vi faccio vedere il funzionamento, quindi economico in questo modo, a rischio che ci rubino la corrente. Il cavo non ce lo rubano, questo ci rimane, ci possono rubare solo la corrente, quindi da lì non scappiamo. Oppure un pelino, ma proprio un pelino più complesso, caricatore interno, spina maschio, scusate, Spicon o Powercon, e femmina alla moto
Spicon oppure PowerCon, ok? Spendete qualcosina in più, ma siete tranquilli che nessuno vi ruba la corrente o altro. Oltretutto questo qua lo mettete sotto il coperchio della sella, oppure la Timbot anche lì sotto la sella, scusatemi, sotto il coperchio del serbatoio, quello del finto serbatoio, oppure qua sotto la sella mettiamo il cavo, così quando arriva la colonnina si stacca, si attacca direttamente alla moto come se fosse le auto, come si fanno nelle auto, ed è tutto ok, nessuno ci ruba nulla, ed è anche tra virgolette quasi tutto stagno, quindi anche se ci fosse un acquazzone d'estate non dovrebbe succedere niente in teoria, perché comunque sia ben nascosto, questa è già fatta apposta e quindi non ci sarebbero problematiche, ok? Quindi si parte, si va alla colonnina e andiamo a vedere come funziona. Sono arrivato alla colonnina che vedete lì, ho parcheggiato le due moto che vedete qua, e qua possiamo iniziare a vedere già un po' di caricatori. Allora, per prima cosa abbiamo il famoso cavo che vi dicevo, quello che servirà per la colonnina, che poi andiamo a vederlo bene da vicino. Caricatore Super Soak originale, quello da 5 A, quindi come vedete nuovo col proprio attacco. Caricatore Timbot, come vedete qua per l'altra, e qua che vedete è una cosa che ho fatto io, un innesto che ho fatto io in più per un attacco Anderson per provare le batterie, ok. E ovviamente ci vanno i due cavi delle moto. Questi cavi sono indifferenti, quindi uno è a molla con l'attacco vedete italiano e lo Spicon e attacco sempre italiano, solo che è un cavo normale invece che a molla, quindi sono per uno e per l'altro. È indifferente perché l'attacco l'ho collegato nello stesso modo, quindi possiamo intercambiarle su tutti e due. Prima cosa da fare è collegarci il cavo alla colonnina, questo qui che abbiamo visto anche prima. Perciò prendo il telefonino, scaricate, io ho scaricato l'applicazione questa dell'Enel, quindi Juice Pass, e possiamo fare o col QR code che vedete che c'è qui davanti, oppure tramite mappa. In questo caso io faccio tramite mappa, vado ad attivare, quindi scorro qua e metto, c'è scritto tipo 2 o tipo 3A, noi abbiamo la tipo 2, quindi quella con 7 pin. Ok, che lo vedete è fatta così, ok? Quindi seleziono il tipo di presa, aspetto che mi dà il consenso. Ok, una volta dato consenso la inserisco e come vedete è collegata. Fa una verifica in corso. Ovviamente abbiamo tipo 90 secondi per collegare il cavo, ok, dice che la ricarica è in corso, infatti vedete, la metto da vicino, se noi proviamo a tirare vedete che non viene via. Ok, adesso qui noi abbiamo la corrente. Una volta che abbiamo la corrente qua ci sono diverse opzioni. Prima opzione è quella col caricatore che vi dicevo originale, che abbiamo il cavo qua. Il problema è che avendo il cavo qua è vero che noi lo attacchiamo e andiamo a collegarlo nel nostro attacco, ecco. E come vedete sta caricando, infatti se vado a vedere qua, anche qua ricarica destra in corso, però questo qua ci diventa scomodo perché come vedete dobbiamo lasciarlo per terra e c'è il rischio che qualcuno si porti via l'alimentatore, ok? Quindi stacco il tutto perché questo poi ce lo dobbiamo portare dietro e pesa. Questo vale sia su Timbot che sopra. Se noi proviamo la Timbot facciamo la stessa cosa, quindi colleghiamo il nostro cavo, come vedete qua, vedete c'è la corrente. Oggi è una giornata che si vede proprio poco, ok, perfetto. Apro lo sportellino qui, vado a mettere il caricatore, ecco qua, e mettendo il caricatore, se voi guardate vedete che sta caricando, ve lo faccio vedere bene da vicino, guardate, sta caricando a 15 ampere, vedete 82,2, 15 ampere, ok. Adesso stacco questo. Quindi abbiamo visto che
un caricatore o l'altro dobbiamo attaccarlo alla spina, ma abbiamo poi la problematica che dobbiamo lasciare il caricatore fuori oppure dentro un bauletto con un buco per il cavo e viene fuori un casino. Bene, allora qui a sto punto io devo prendere il famoso cavo che ho fatto per iniziare, quello più economico, lo inserisco e vado ad attaccarlo nel connettore. Ecco qua. E in questo momento sta caricando. Non sentite, ma ve lo posso assicurare che sta caricando. Ok, questo è diciamo quello più economico, però anche qua vedete, se uno arriva, gli stacca la spina e può usufruire dell'attacco qua dell'asciugo e non va bene. Quindi gancio il mio attacco e faccio la stessa cosa sulla Soco. Quindi vado ad attaccare lo scudetto e vado ad attaccare la corrente. Sentite che sta caricando, ok? Avete sentito la ventola? Quindi eccola qua, sta caricando. Bene, il problema è che anche qui arriva uno, mi stacca questo e può prendermi la corrente. Mi può, tra virgolette, anche volendo rubare il cavo, ma non può fare nient'altro. Allora, la soluzione migliore è questo cavo, questo qua attaccato, che adesso andiamo a vedere. E la soluzione un po' meno economica, ma non da spendere tanto, è quello di fare un cavo unico con questo attacco che vedete qua. Quindi parte dalla colonnina e abbiamo questo. Una volta inserito faremo la stessa cosa e come sentite la moto sta caricando. Sentite? Ecco qua, molto più comodo, vedete, un cavo unico che parte dalla colonnina, vedete, e va. In questo caso, se tiriamo, non ce lo possono rubare, al massimo ci possono sganciare questo, ma se ci sganciano questo ci rimane sì la moto scollegata, ma il cavo non lo possono rubare perché è attaccata alla colonnina. Ok, quindi questo funziona qui e questo qua la stessa cosa, potremmo collegarlo qua. Ovviamente ricordatevi, 1 e 2 hanno il caricatore interno, non è che possiamo mettere il 220 direttamente dentro, quindi anche qui ecco qua, è partito. Terminata la ricarica, quindi noi andiamo a fare le nostre commissioni, scorriamo qua, gli diamo termina ricarica, attendiamo un attimo. Ok, ha fatto lo scatto, come avete visto, ed è staccato. Bene, spero che il video sia stato utile a qualcuno per aver spiegato un po' il funzionamento. Se avete bisogno chiamatevi che vi posso fornire il cavo, l'attacco e tutto quanto e spiegarvi come. Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!